Non l'ha presa per niente bene il mercato la decisione di lasciare invariati i tassi da parte della Federal Reserve. Abbiamo sentito in conferenza stampa la Yellen che ha un po' timore della situazione a livello globale, perciò ha deciso per uno status quo, meno 1,89% il nostro future, siamo a 21.590 punti, 16.247 i contratti finora scambiati. Buongiorno a Federico Izzi, il nostro analista ciclico in collegamento con noi. Buongiorno Federico. Buongiorno Emeric, buongiorno ai telespettatori. Allora Federico, vuoi dirmi la tua opinione sulla Federal Reserve e poi partiamo con l'analisi ciclica dei mercati finanziari? Sì, certo Emeric. C'è da dire che dopo l'attesa di ieri indubbiamente la Yellen non rassicura gli operatori. Se molti si aspettavano, anzi auspicavano il mancato rialzo, indubbiamente quello che poi ha detto la Yellen, questo sicuramente è pericoloso nel senso di un possibile rialzo per i prossimi mesi, per le prossime settimane. Quello che appunto ha detto, questa fragilità a livello economico, preoccupa molto quello che è accaduto in Cina lo scorso mese e il mancato rialzo ora vedremo, e oltretutto le mancate rassicurazioni, perché ora gli operatori, mentre si attendevano il rialzo a settembre, ora non si sa se ottobre, se dicembre, e addirittura ieri appunto correvano già le voci che poteva essere rimandato nuovamente nel 2016. E questo indubbiamente per i mercati non è positivo. No, vedremo, difficile sarà a ottobre semplicemente per il fatto che non c'è a seguire la conferenza stampa per un evento del genere, cioè un rialzo dopo tanti anni di mantenimento di tassi di interesse bassissimi. Insomma, poi la conferenza stampa è molto importante, quindi sarà più probabile eventualmente nell'incontro di dicembre o va a sapere magari nel 2016. Entriamo invece nella nostra finanza operativa. L'analisi ciclica, come sapete, è una parte della finanza operativa un po' particolare. Federico, ti chiedo infatti di essere molto semplice. Allora, innanzitutto, a che livello siamo, a che punto siamo con l'analisi ciclica in questo momento? Allora, sì, in questo momento con l'analisi ciclica siamo a un punto veramente delicato, perché a differenza di quanto è accaduto fino a un mese fa, fino a quest'estate, sembra che i cicli stiano cambiando il trend che nell'ultimo anno era comunque un trend rialzista. È stata proprio la violazione, il forte ribasso che abbiamo assistito appunto ad agosto ad aver cambiato la tendenza primaria. E sembra che a tutt'oggi questo andamento da parte dei prezzi, questo su tutti i mercati, sia su quelli europei e anche in particolare sull'S&P 500, anzi se vuoi ora andremo più nel dettaglio anche sotto l'aspetto statistico sull'indice statunitense. Sì, sì, abbiamo avuto una reazione che però in Europa ha portato a un pullback, a un rimbalzo che arriva al 50% e lì i prezzi si sono fermati. Questo in un'ottica di medio-lungo periodo, mi riferisco a un arco temporale di 3, anche 6 mesi, non è positivo, perché se i prezzi non avranno nelle prossime settimane la forza di tornare oltre i massimi che abbiamo visto appunto la scorsa settimana, questo indubbiamente non è di buon auspicio per un proseguimento rialzista. Allora, guarda, facciamo una cosa, mando la pausa un po' prima, così poi abbiamo tutta la seconda parte di Trading Room per definire bene quali sono magari i target prossimi sui nostri mercati. A fra poco. Allora, stiamo facendo un'analisi ciclica sui mercati principali, siamo in compagnia di Federico Izzi in collegamento con noi. Allora Federico, da cosa partiamo? Quali sono i target insomma, che ci aspettano nei prossimi giorni? Allora, per quanto riguarda il nostro FTSE MIB, i massimi relativi sono quelli appunto di 22.500 punti. Quelli sono i livelli che potrebbero dare la violazione a rialzo, indicazioni di una forza rialzista, che al momento però ha delle basse probabilità, perché più che altro all'attuale ciclo, che è il ciclo poi di riferimento anche operativo, quello mensile, è iniziato proprio dai minimi di fine agosto. Il ritorno nei prossimi giorni da parte del nostro FTSE MIB, il future, sotto il supporto dei 21.500 punti, che poi sarebbe l'area dove nelle ultime 2 settimane 3 volte c'è stata appunto una reazione rialzista a ogni test,
la violazione di quel minimo potrebbe riportare nuovamente il test dei minimi di agosto, di fine agosto. Questo, guardandolo in un'ottica di lungo periodo, potrebbe trovare conferme proprio da quello che è i movimenti storici da parte dei prezzi. Come sai, l'analisi ciclica si basa molto su quello che è accaduto nel passato, e quando ci sono dei forti movimenti ribassisti, così come abbiamo assistito ad agosto, delle reazioni rialziste si possono aspettare nelle prime 2 o 3 settimane, come effettivamente poi è accaduto, ma è molto probabile che ci sia da parte dei prezzi, perciò degli operatori, un nuovo test di quei minimi, e questo è quello che penso potrebbe accadere nelle prossime settimane, in particolare nel mese di ottobre, che io considero a livello ciclico un mese molto molto delicato. Allora, io nel particolare adesso vedo lo Stoxx ciclo 6 mesi, il grafico che mi hai mandato tu. Ora forse è il caso di spiegarlo un attimino, chiedo alla regia di mandarlo in onda così, perché è un po' particolare. Come lo interpretiamo, Federico? Allora, questa è un'impostazione che ora attualmente ho dato al future dell'Eurostoxx, che è anche di riferimento europeo, e vale per lo stesso anche per il nostro FTSE MIB, anche se c'è da ricordare che il nostro FTSE MIB ha una migliore tenuta, a rialzo, infatti è il terzo indice mondiale per il 2015. Comunque l'attuale ciclo a 6 mesi io lo considero iniziato con i minimi di inizio di luglio, precisamente con il minimo dell'8 di luglio. E la prima parte, perciò il primo ciclo mensile, è già da un'indicazione fortemente ribassista, tant'è che il minimo, la violazione di quel minimo di inizio di luglio è avvenuta con la chiusura di fine di agosto. Ora il nuovo ciclo a 30 giorni ha sì dato indicazioni rialziste, c'è stato un pullback anche del 15% sul nostro FTSE MIB, però poi da inizi di settembre i prezzi stanno oscillando, questo si può riscontrare su tutti gli indici europei, e questo non è un segnale di forza, è un segnale appunto di incertezza, dove gli operatori hanno chiuso le loro posizioni ribassiste, però poi non ci sono stati dei veri e propri acquisti, e da questo grafico, appunto così come l'ho impostato, mi attendo, ecco, la conferma qui alla metà del grafico, una chiusura che sarà molto importante per identificare esattamente la tendenza di questo ciclo a 6 mesi, che al momento è a ribasso, la conferma ribassista appunto con un minimo che mi attendo nel mese di ottobre. In particolare seguirei anche molto l'andamento dell'indice statunitense, perché anche sotto l'aspetto statistico questo ci aiuta molto molto di più. Allora, questo per quanto riguarda insomma la panoramica generale. C'è da dire che, come mi suggerivi, il recente ribasso di agosto può essere paragonato a quanto accaduto nel recente passato, 2010, maggio 2010 e agosto 2011. Sì, c'è da dire che negli ultimi 5 anni, anzi negli ultimi 10 anni, agosto è stato il mese più negativo dell'anno. E in particolare quanto è accaduto ad agosto, e se guardiamo appunto quello che è accaduto negli ultimi anni, precisamente dal minimo del 2009, dal 2009 al momento l'indice, l'S&P 500 si trova ancora su un trend decisamente rialzista, su un mercato d'oro. Però i 2 ribassi più importanti che abbiamo assistito in questi ultimi anni sono stati quelli proprio di maggio 2010 e di agosto 2011. Questi sono stati dei ribassi identici, molto identici nel movimento, in particolare quello nell'estate del 2011, con il ribasso che c'è stato appunto nel mese di agosto. Ecco perché a livello statistico lo prendo come un ottimo riferimento, perché in quei 2 anni, prima che i mercati poi hanno continuato nuovamente una tendenza rialzista, c'è stato il nuovo test di quei minimi, e poi per proseguire nuovamente sul trend rialzista. Però c'è da dire anche una cosa, sotto l'aspetto tecnico, che l'S&P 500 a fine agosto, e questo poi è accaduto anche in Europa sul DAX a inizio di settembre, così come sull'Eurostoxx, non ancora sul nostro indice, c'è stato un incrocio che negli Stati Uniti viene chiamato il death cross, l'incrocio della morte, cioè l'incrocio di una media mobile settata su dati daily, giornalieri, della 50 periodi sul 200. Quello normalmente è la prima indicazione importante che apre una tendenza ribassista, un mercato rosso. Questo è avvenuto, ripeto, su tutti i mercati tranne che sul nostro FTSE MIB. E perciò ecco, anche a livello statistico l'S&P 500, noi siamo sul terzo anno del mandato presidenziale, così come sul settimo, appunto
Obama è stato nuovamente rinnovato nel suo mandato. Questi statisticamente a livello storico, perciò prendiamo come riferimento addirittura gli ultimi 100 anni, sono degli anni positivi, e invece questo al momento non si sta registrando. L'S&P 500 in questo momento sta perdendo circa il 4% da inizio anno, ed è un dato che farei con molta attenzione, anche perché ottobre sia appunto sul terzo anno del mandato presidenziale, così come sul settimo, statisticamente è il mese più debole di tutto l'anno. E questo combacia appunto con anche quello che abbiamo fatto poco fa dell'analisi ciclica, cioè un mese dove potremmo assistere a un ribasso e a un test nuovamente di quei minimi, o comunque di area dei minimi che abbiamo visto tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre. Insomma, l'impostazione non è delle migliori per i prossimi No. giorni, questo mi stai dicendo? Per le Molto prossime semplicemente. settimane no, anche a livello statistico c'è da dire, sempre su base storica, che le prossime 2 settimane sono le settimane annuali dove si registrano i ribassi, Certo. sempre statisticamente, perciò sembrerebbe che nei prossimi giorni di fare molta attenzione a quello che accadrà, perché sembra che sia tutto a favore degli orsi, di un movimento ribassista che appunto potrebbe andare a tornare a rivedere i minimi di fine agosto. Allora, ascolta, questo per quanto riguarda il ciclo in essere attualmente. Abbiamo qualche indicazione magari su quello dopo? Allora, prendendo come riferimento sempre il ciclo a 6 mesi, Sì? dopo il minimo di ottobre, questo naturalmente ci sarà poi una reazione rialzista. Questa reazione rialzista sarà molto importante, individuare la sua intensità, perché se l'intensità sarà la stessa alla quale stiamo assistendo in questi primi giorni di settembre, questo naturalmente non è positivo per un proseguimento con una tendenza laterale rialzista. E perciò io consiglierei di fare molta attenzione a quello che accadrà nelle prossime settimane, prendere come riferimento il minimo di ottobre e valutare l'intensità del pullback, del rimbalzo, che naturalmente questo avverrà, per poi valutare proprio quell'intensità, perché normalmente poi novembre e dicembre sono i mesi dove appunto ci aspetta il classico rally di Natale, ma vedere se effettivamente così sarà, quale sarà la sua intensità, le possibilità che ci saranno di sfruttare questo rally. Certo. No, altrimenti, ripeto, con il movimento ribassista di fine agosto, quello che è avvenuto ad agosto, il trend decisamente sta girando a ribasso, e questo è da valutare con molta attenzione, perché stiamo arrivando comunque da 6 anni di rialzo, Certo. pertanto un movimento ribassista ci sta, e poi con movimenti che appunto abbiamo visto ad agosto, Certo. il 15-20% a ribasso, sono movimenti molto importanti con dei volumi che sono esplosi, cosa che non veniva mai registrata nel mese di agosto con questa intensità che abbiamo avuto. Dai, siamo in chiusura, Federico, grazie mille per averci fatto l'analisi ciclica di questo particolare momento storico per i mercati finanziari. Magari ci ricolleghiamo a metà mese o a fine mese e insomma vediamo se c'è qualche evoluzione. Grazie mille Federico Izzi, alla prossima. Grazie a te Emerick, buona giornata a tutti. Say, Gioromolo, say, Gioromolo.